Bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete già visto dal titolo e dalla copertina, andiamo a provare una funzione particolare e molto interessante anche per i più scettici e per i più analogici. Una funzione di cruise control adattivo. Vedrete che vi stupirà. Ok, è arrivato quel momento, ovvero il momento di utilizzare appunto l'ACC, Adaptive Cruise Control. KTM è stata tra le primissime motociclette ad avere il cruise control adattivo. Ti sei ricordato di iscriverti al canale? Clicca su iscriviti per non perderti i prossimi video, ma soprattutto se ti sto simpatico per darmi una mano a far crescere il canale. Pensate già nel 2021, ma soprattutto ad averlo di serie. Quindi la figata è che probabilmente avendo investito parecchio nel... Vediamo. Ah, avete visto? Avendo investito parecchio in questo strumento hanno deciso di metterlo di serie. Secondo me è una mossa molto intelligente, sia per farlo conoscere sia per dare valore un po' alla ricerca e sviluppo fatta da KTM. Funziona un po' come una macchina, quindi molti di voi magari sono già più abituati a vederlo sulle macchine. Io ho impostato 96 km/h di velocità massima, ma lui adesso sta seguendo questo furgone a 87-88. Per di più io posso anche scalare oppure buttare su marce. Questo perché non si disattiva con il cambio marcia, ma neanche con un tocco di frizione, perché magari uno vuole cambiare usando la frizione. Se però la tengo premuta per più di 1,5 secondi, anzi forse un po' di più, ecco che si disattiva. Per attivarlo abbiamo il cruise control già impostato su questa modalità, diciamo, adattiva. Qui troviamo una palettina, un tasto più e un tasto meno dietro, devo dire comodi, subito raggiungibili. Schiaccio più e basta, lui riprende la velocità che avevo impostato prima. Adesso metto la freccia, mi sposto e lui accelera fino al massimo, ovviamente a 100 km/h. Per regolare la distanza io vado sempre nel menu cruise control, entro in distanza, così è brevissima, così vedi, breve, medio, lunga, vedi che lei comincia già a rallentare. Ora qui chiaramente lei non vede che c'è la curva, quindi devo frenare io. Questo deve essere ben chiaro, non è un aiuto alla guida di livello 2 o autopilot, cioè non è una Tesla sta moto qua, ok? Quindi cioè, nelle curve dovete esserci voi. Però per esempio vediamo, io adesso, guardate, non ho freno, ti dice, la moto non si arresta, ovviamente, perché cioè, la moto va tenuta in piedi dal pilota, non è una macchina, quindi cioè dovete... Porco! Mi sono davvero stupito di come funziona e di quanto potrebbe essere utile in un utilizzo quotidiano o anche un contesto di viaggio, perché magari nelle lunghe tratte potersi mettere dietro una vettura e quando magari non si ha fretta o comunque ci si vuole un attimo calmare, un attimo rilassare, soprattutto spegnere le fiamme dell'inferno che governano questo LC8, è veramente utile, mi ha stupito. Il funzionamento è dolce, morbido, non mette mai paura e soprattutto se ci distraiamo per sbaglio in qualche modo mentre siamo intenti a guardare le nuvole, frena anche da sola. Non è una vera e propria funzione di frenata di emergenza, ma è talmente imbarazzante fare video mentre passa la gente che penso che vorrei sotterrarmi. Faccio vedere, io non sto facendo niente, sto solo scalando per non fare ingolfare la moto. Adesso ha frenato, mi dice freno, però ok, adesso ho ripreso il controllo io, la moto non si arresta. Allora, la frenata c'è, perché voglio dire c'è al punto di non farti andare a sbattere, quindi è ottimo. E state tranquilli che anche se fosse bagnato non andate in terra, perché la frenata è comunque combinata, c'è l'ABS, cioè state veramente tranquilli, non è magia, non è stregoneria,
funziona veramente bene. Io personalmente mi fido molto di questo sistema, è una gran figata. Cazzo, ma che bello toccarci bene, guardate anche, cioè, guardate, non so se si vede, c'ho il piede giù completamente, questo prato in leggera discesa, ma non ho avuto nessuna difficoltà né di peso né di mettere giù il piede, è bellissimo. La moto è gestibilissima, davvero una bicicletta anche da spostare, una figata. Questa cosa del serbatoio basso, vabbè, non è bellissima, come in generale lo stile della moto non mi fa impazzire, lo sapete, però è molto molto funzionale, veramente tanto, mi stupisce ogni volta. Ora ci siamo e vediamo insomma di non cappottarci e vediamo come va nella guida sportiva questa 1290 Adventure S. Wow! Ecco, qua ci ho bagnato, quindi stiamo male subito. Madonna, come va fuori dalle curve. Già dai bassi è una ripresa allucinante. Cioè il freno motore ha un comportamento un po' strano, però ora non riesco a capire bene. Mamma mia, sto motore è infinito. Però voglio mettere le sospensioni non in automatico, perché secondo me mi stanno un po' gongolando, boh, sento un comportamento un po' strano. Madonna, sto acceleratore. No, prima no, per carità. Mamma, come esce dalle curve. È allucinante. Sei in puntata. No, ma va troppo, questa è peggio dell'S1000XR veramente. Però si muove, ho grattato la pedana, si muove in una maniera incredibile. Porca puttana. Mamma mia, è una bestia. In curva si muove da Dio. Sto cambio elettronico si impunta, però freni allucinanti. Mamma mia. Poi non capisco se ha l'anti-wheelie o no. A few moments later. Ok, sospensioni comfort, mapparelli e boh, andiamo. Assurdo. Ecco, già così però, allora, Mapparelli mi piace, ma porca Mapparelli già mi piace. Cioè, quando, madonna mia, ma sopra i 6.000 giri già inizia a fare la pazza. Caldo, devo stare attento a piegare, cioè non so che dire. La prima io non la metto neanche, no. Oh. Cioè, ma capite? Capite di che cosa stiamo parlando? Continua a toccare la pedana, però pazzesco.
Forse devo mettere in sport le sospensioni. Oddio santo, aiuto. Ma voi state scherzando? Cioè, se tu sei un pazzo che cerca davvero l'adrenalina, faccio fatica in questi inserimenti in curva. Madonna mia. Che spettacolo! In terza! Però si frena la ruota davanti e sentite come sgomma poi. No, ma stai delirando, dai. Non può essere vera una moto del genere. I 160 cavalli si sentono tutti e la moto viene su anche in terza solo accelerando. Se per sbaglio trovate una cunetta o un falso piano, la moto si alza e fa paura, veramente fa paura. Nonostante ciò però l'ho trovata molto gestibile e docile ai bassi. Provare sospensioni in sport, vediamo. Sì, no, vada continua, cioè è assurdo. Forse un po' meglio. Vabbè, io nel frattempo mi sono mezzo perso qua tra queste montagne e quindi ho messo il navigatore che ho il telefono che ho posizionato in questo scomparto molto intelligente e quindi niente, adesso sto tornando verso casa e ragazzi, grazie mille per chi di voi è arrivato fino alla fine e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e ciao!